Ciao a tutti, amici dell'Aquario. Benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene. Mostrami, Acquario, tendenze energetiche affettive per la seconda metà di luglio 2023. Abbiamo la carta della Luna, amici dell'Aquario. Quando c'è la carta della Luna si parla sempre di sentimenti di nostalgia, ricordi, emozioni o vecchie questioni che potrebbero tornare a galla. La Luna è anche una carta che parla di proiezioni, di sogni e di realtà viste a metà. Ma andiamo a vedere di che cosa si tratta nello specifico con i tarocchi. Io intanto, come sempre, vi ricordo che le letture sono generiche, quindi è facile che non risuoni tutto. Se però non dovesse risuonare nulla o se voleste completare il messaggio, potete sempre ascoltare l'ascendente, il segno lunare o Venere. Per capire come unire questi tre oroscopi ho pubblicato una guida e trovate il link sotto nella descrizione, e sempre nella descrizione trovate anche la mia mail nel caso vogliate contattarmi e altri link a video che potrebbero interessarvi. Ok, allora partiamo con un re di coppe al contrario, la carta del sole. La torre, ragazzi. 5 di coppe. 3 di bastoni. Abbiamo un 5 di spade e un 7 di spade. Ragazzi, il re di coppe al contrario potrebbe indicare un... Guardate, vedendo anche il sole potrebbe far riferimento ad un'amicizia. Magari è un amore che si è trasformato in amicizia, magari è un sentimento con un padre, considerato che è un re di coppe. Potrebbe essere una questione tra padre e figlio, per esempio, perché anche il sole rappresenta i figli. E però, ragazzi, con questa torre al contrario è come se non si volesse destrutturare qualche tipo di realtà, idea, situazione o magari anche relazione. Difatti qui abbiamo anche un 5 di coppe, che è una carta che parla sempre di una perdita e normalmente parla di una perdita di un'occasione, però potrebbe anche fare riferimento a una perdita di tipo affettivo. È una carta che comunque ricorda i sensi di colpa, ricorda il rammarico per non aver colto un'occasione. Sarà interessante dopo vedere questa torre. Queste carte poi il 3 di bastoni, il 5 di spade e il 7 di spade le andiamo a vedere poi dopo, ma ho come la sensazione che siano una specie di conseguenza della torre. Andiamo a vedere il re di coppe. Wow, 2 regine e la morte. Potrebbero esserci 2 persone coinvolte in questa relazione oltre a voi. E qui con la carta della morte si tratta di tagliare qualcosa, ragazzi. Allora, può essere di tagliare un sentimento con una di queste 2 regine o con entrambe. Cioè, ho come la sensazione che ci sia qualche, perché c'è anche la torre, è come se ci fosse qualche questione legata o a livello familiare o a livello... Ci sono 2 donne, una potrebbe essere una madre, l'altra potrebbe essere una sorella, perché qui abbiamo re di coppe e regina di coppe che potrebbero essere i genitori, e questa potrebbe essere una sorella, magari una zia. Però c'è qualche cosa con questa torre che ha bisogno di essere rigenerato. Andiamo a vedere il sole, eh, con la morte, scusate, che ha bisogno di essere rigenerato, la torre qui. Allora, il sole ha il matto e l'eremita al contrario. Qui si tratta di fare un lavoro a livello di bambino interiore per molte persone, probabilmente proprio quello, la rinascita di cui parla la morte. Se fosse una questione tra genitori e figli,
Ragazzi, ho un po' come la sensazione che sia il momento di lasciare andare i figli, di lasciarli vivere la loro vita. Avete la carta del matto, è anche un po' come se vi dicessero cercate di avere fiducia, sia nella situazione che anche nell'amicizia, se per caso per voi fosse una relazione di amicizia. Vi dirò, se siete single con la carta del matto, ci potrebbe essere una nuova conoscenza che magari parte come un'amicizia o magari è un'amicizia che già avete e che magicamente dovete destrutturare a livello di relazione di amicizia perché può diventare qualcosa di più. Andiamo a vedere la torre. Infatti, il fante di bastoni è una carta che esprime una forte energia, una forte passione, entusiasmo, tante idee, ma esprime anche un po' di egoismo. E poi abbiamo un 9 di coppe, come se ci fosse un certo tipo di obiettivo importante per voi. E probabilmente la torre è girata al contrario perché non lo volete lasciare indietro. E qui rivediamo la necessità della torre di tagliare. Andiamo a vedere il 5 di coppe. 9 di bastoni al contrario. E 5 di pentacoli, ragazzi. Mm. Sì, c'è qualche sensazione, sentimento, pensiero di carenza, di impossibilità a muovervi, di non aver barriere difensive, di non aver mezzi difensivi. È come se ci fosse qualche situazione, ehm, probabilmente la risento un po' qui con questa morte, come se doveste lasciarvi indietro qualche questione pesante e diciamo affacciarvi a quello che c'è di bello. Con la carta del sole mi viene anche un po' da dire che avete bisogno di giocare, di ritrovare un po' la voglia di avventure, l'entusiasmo, la voglia di stare leggeri, di divertirvi, di ridere, di star sereni. Cioè, sì, ho la sensazione che abbiate bisogno di lasciarvi indietro un periodo pesante, soprattutto quando vedo questo gruppo di carte. Devo vedere il 3 di bastoni. 7 di pentacoli. E mondo, non male, non male. Ragazzi, il 3 di bastone è una carta che vi manda in una direzione, è una carta di espansione, di prosperità, di movimento e molte volte anche di viaggio. Se state organizzando un viaggio, vi dico che potrebbe essere un viaggio di lunga distanza, di lunga percorrenza, avendo il mondo. Per qualcuno si potrebbe trattare un gruppo piccolo, però di un trasferimento di residenza. Sì, lo sento anche con questa torre al contrario, eh. Andiamo a vedere però perché avete il 5 di spade. Perché il 5 di spade parla sempre di confusione mentale. Allora abbiamo un mago e un 6 di spade. È come se aveste appunto confusione mentale su come procedere, su come andare avanti. È interessante perché avete 5, 6 e 7 di spade. È come se avessi bisogno di prendervi un tempo, di prendere distanza da tutto quello che è la situazione qui pesante che vedevate all'inizio del periodo, soprattutto se per esempio questa era una relazione di coppia e diciamo che si è infilata una terza persona e la vostra relazione in realtà era più diventata un'amicizia che non una relazione romantica, è come se ci fosse bisogno di, ok, probabilmente devo rivisitare un pochettino l'idea che ho io di relazione appagante piuttosto che... Ripeto, per molti però c'è una nuova avventura, eh. Già potreste conoscere la persona, quindi essere, diciamo, se non proprio in un'amicizia, perlomeno in una conoscenza e potrebbe diventare qualcosa di più. C'è la carta del sole, quindi potrebbe essere un segno di fuoco, anche se vi dico spesso che non mi piace fare riferimenti
ai segni zodiacali. Comunque, il punto qual è? Che qui è come se non sapeste che tipo di direzione prendere, perché probabilmente ci sono certe credenze, certe esperienze passate, ok? E qui lo sento con la torre, che vi hanno fatto costruire una sorta di barriera. E se fosse che non avete barriere, nel senso che non sapete, cioè avete paura di ricadere nelle stesse situazioni del passato, qui è proprio il caso di allontanarsi per creare le proprie barriere. Cioè è un po' come fare... Avevate l'eremita da qualche parte? Sì, eccolo. È come se nella terza settimana di luglio ci fosse una sorta di presa di coscienza di una realtà, di una situazione, e nella seconda parte avete bisogno di fare una sorta di riesame interno per capire dove volete andare, che cosa volete voi da questa situazione o da questa relazione, quali sono le credenze e i limiti che vi siete messi fino adesso all'interno di una relazione, per esempio. Andiamo a vedere 7 di spade, perché ho come la sensazione tra 7 di spade e la luna che verranno fuori le proiezioni, un po' come se vi dicessero cercate di essere onesti con voi stessi. Guardate, un'altra volta 7 di spade è uscito, e il 3 di pentacoli. È come se vi dicessero siate onesti sul perché vi prendete certe responsabilità, sul perché cercate certe tipologie di persone, sul perché stringete certe alleanze. Vi dico, se avete già una relazione, allora per qualcuno ci potrebbe essere in effetti l'inserimento di una terza persona. Non è detto che sia necessariamente a livello romantico, a livello di tradimento, può anche essere semplicemente una terza energia che mette un po' il becco. E qui c'è da destrutturare un certo tipo di sogno. Mi viene da dire che anche se la carta dell'eremita fa un lavoro di introspezione, però quando c'è la torre si parla sempre di una caduta del proprio ego. Quindi è come se ci fosse qualche tipo di obiettivo che vi siete prefissati, che è anche un po' egoico, egoistico, con il fante di bastoni, che avete bisogno di appunto ridimensionare, diciamo così. Anche perché quello che vi blocca dall'ottenere questo sogno sono proprio questi 5 ragazzi. Siete in una fase di carenza, in una mentalità di carenza. Siete più per, diciamo, vedere il bicchiere mezzo pieno invece di vedere il bicchiere mezzo vuoto. Vi ricordo che comunque avete il mago. Il mago è colui che trasmuta l'energia pesante in energia preziosa, ok? Andiamo a vedere ancora un oracolo per vedere che consiglio vi danno. Ok, 2 consigli. Carta numero 15. Mm. Guardate ragazzi, è una carta, innanzitutto, no scusate, Ehm, parla di memorie e qui mi riviene in mente la luna. Parla di assistenza, stavo guardando se avevate la temperanza o qualche carta così, ma no. Di messaggi e del mondo degli spiriti. Quindi qui ho come la sensazione che vi dicano di mantenere le antenne aperte e ricettive. Potrebbe essere interessante per voi scrivervi i sogni che fate in questo periodo, perché il sogno è il modo in cui il nostro subconscio si esprime e quindi potrebbero esserci dei segnali che arrivano. E poi abbiamo la carta numero 35 che parla di chiudere dei cicli. Qui potremmo dire che abbiamo il mondo per chiudere il ciclo e qui abbiamo un matto per aprire il ciclo nuovo, ma bisogna passare da questa torre, ragazzi, prima ve lo dico. La torre è qui, la caduta delle illusioni, ok? E parla anche di porte sacre, di sincronicità. Vi faccio notare che ha il terzo occhio aperto e gli altri due chiusi, quindi si tratta
È un po' come la carta della sacerdotessa, si tratta di guardare oltre. Cari amici dell'Acquario, questo è quello che avevo per voi. Spero che la lettura vi sia stata utile per capire come navigare le energie nel prossimo periodo. Se sì, potete mettere like, iscrivervi, condividere o commentare, che a me piace sempre leggere i vostri commenti. Anzi, ci tengo a ringraziare tutte le persone che commentano e che sostengono il canale. Se poi volete anche dare un sostegno attivo al canale, potete lasciare una donazione o abbonarvi. Le fasce di abbonamento sono due. Quella più bassa è un semplice aiuto per il canale, con la fascia di prezzo più alta potete accedere ai video di crescita personale e spirituale. Ci tengo a fare una precisazione, io sto proponendo un percorso individuale di crescita, è un percorso cucito sulla persona in base al problema che porta la persona specifica, è basato sul lavorare le credenze limitanti, ma è una parte di tutto quello che poi andrò a trattare mano a mano nella sezione degli abbonamenti. Detto questo, io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!